Benvenuti in un nuovo video. Dopo aver trascorso qualche settimana tra Galizia, Asturia e Cantabria, è giunto il momento di esplorare i Paesi Baschi. Anche se il nostro soggiorno sarà breve, intendiamo approfittarne al massimo. Visiteremo Bilbao e faremo una tappa nella zona di Saint-Jean-de-Luz. Siamo nel campeggio area camper di Bilbao e c'è un inquinamento luminoso impressionante. Buongiorno. Buongiorno. Di chi è il compleanno oggi? Mio. Allora, oggi la fortuna ci assiste sempre, soprattutto quando decidiamo di visitare le città. In realtà lo facciamo apposta perché quando c'è bel tempo noi stiamo al mare. A parte il bel tempo, ma poi oggi è l'unico giorno che non passa, a quanto pare c'è uno sciopero. E quindi il pullman, il bus che ci porta direttamente alla città oggi non passa. E dobbiamo andare a piedi e sono 4 km, però comunque, cioè, anziché prendere comodamente... Che non c'è troppo bel tempo. Vabbè, quello è il meno, però che sfiga. C'è una bella vista qua. Bilbao è una città situata nel nord della Spagna, precisamente nei Paesi Baschi. La storia di Bilbao risale ai tempi antichi, con evidenze di insediamenti umani sin dall'età del ferro. Tuttavia, la città ha acquisito maggiore importanza durante l'era industriale. Nel XIX secolo, grazie alla sua posizione strategica lungo il fiume Nervion e alla ricchezza delle risorse minerarie circostanti, in particolare il ferro. L'industria siderurgica ha portato un rapido sviluppo economico e urbano, trasformando Bilbao in uno dei principali centri industriali della Spagna. Negli ultimi decenni, la città ha subito una trasformazione significativa, passando da un'economia basata sull'industria pesante a una più diversificata, concentrata sui settori dei servizi, del turismo e della cultura. La costruzione del museo Guggenheim Bilbao, alla fine del XX secolo, è stato un punto di svolta per la città, trasformandola in una destinazione turistica di fama mondiale e catalizzando la rinascita urbana. Progettato dall'architetto Frank Gehry e inaugurato nel 1997, il Guggenheim ha attirato milioni di visitatori, diventando un'icona dell'architettura contemporanea e un simbolo di rinascita per Bilbao. Oggi Bilbao è una città cosmopolita che conserva il suo patrimonio industriale mentre abbraccia la modernità. La sua scena culturale è vivace, con una vasta gamma di musei, teatri, festival ed eventi culturali che si svolgono durante tutto l'anno. La gastronomia è basca ed è rinomata in tutto il mondo e i visitatori possono gustare una varietà di piatti tradizionali nei numerosi bar e ristoranti della città. Indovinate? Anche questo museo, questo museo, il più importante possiamo dire di Bilbao, il lunedì è chiuso. Beh, è bello da fuori. Sì, infatti è bello vederlo anche da fuori. Come sta andando questa visita? Bella, molto tranquilla come città, non sembra neanche una città, sembra un grande paese, calmo. A parte la pioggia, bella. A quanto pare ci deve essere una partita importante perché ci sono bandiere della squadra ovunque. Il fatto che non ci fosse il pullman alla fine è stata una fortuna perché abbiamo esplorato un po' di più la città. Più o meno da dove siamo parcheggiati sono 3,5 km e da qui, dai giardini, poi inizieremo il percorso verso Casco Viejo, che è la parte antica della città. Per ora davvero molto tranquilla e molto ordinata come città. Prima di andare nella parte antica però ci tenevamo a visitare un museo di arte contemporanea. Questo era annoiato a casa sua, non sapeva cosa fare e ha deciso di dipingere i suoi divani.
Non siamo da Ikea, siamo nel Museo di Arte Contemporanea. Stiamo ammirando le opere di un designer architetto. Could also occur by prolonged exposure to local fallout, and their survivors were provided with adequate shelter protection. Dopo la visita al museo, ora ci spostiamo nella parte antica di Bilbao. C'è una protesta in corso. Non so se si sente. Stiamo arrivando alla città vecchia di Bilbao e ora andremo a visitarla. A Casco Viejo. Il Casco Viejo, o vecchio quartiere di Bilbao, è il nucleo storico della città, caratterizzato da strette strade lastricate, edifici medievali e una vivace atmosfera. Questo affascinante quartiere è situato sulle sponde del fiume Nervión e conserva l'antico tessuto urbano della città. Uno dei luoghi più caratteristici del Casco Viejo è la Cattedrale di Santiago, un'imponente chiesa gotica risalente al XIV secolo che domina il panorama del quartiere. Tra le attrazioni ci sono il Mercato della Ribera, uno dei mercati coperti più grandi d'Europa, e la chiesa di Sant'Antón, con il suo caratteristico ponte sul fiume. Dopo tutti questi chilometri ci è venuta fame ed essendo in prossimità del famoso mercato ne abbiamo approfittato per andare a mangiare i pinchos, ossia le tapas. Le tapas sono dei piccoli piatti o stuzzichini serviti nei bar e nei ristoranti spagnoli, spesso accompagnati da bevande. Ecco, abbiamo preso i pinchos, il tavolino al tavolo da nani. Per me va bene. Dai, vediamo. Cosa abbiamo preso? Boh, abbiamo fatto scegliere a lui perché alla fine non sapevamo come scegliere. Però una birra ce l'abbiamo. Questo è quello che mi è piaciuto di meno. Quale? Questo. No, cielo. Ho appena finito di mangiare Al mercato. e adesso ci facciamo una passeggiata dentro il mercato. Poi ritorniamo lì e ci beviamo il caffè col dolce. Anche qua, Dai. Il mercato della Ribera è uno dei mercati coperti più grandi d'Europa. È rinomato per la sua vasta selezione di prodotti freschi, inclusi frutta, verdura, carne, pesce e formaggi, nonché per la sua atmosfera vivace e autentica. Beh, alla fine siamo stati fortunati. Siamo stati fortunati, sì, perché il pullman è passato. E non funzionava neanche il sistema, quindi non abbiamo pagato. Ci ha detto che non funzionava il sistema. Ha detto riprovate più tardi. Abbiamo riprovato e ci ha detto l'autista: non vi preoccupate, ormai siamo arrivati. E quindi siamo scesi senza pagare. Vabbè, un nuovo arrivo. Adesso lo scartiamo, sempre al momento più bello, quando devi scartare i pacchi sembra sempre Natale. Eh sì, è vero. E quindi scartiamo e vediamo cosa c'è all'interno. Bellissimo quando si apre il pacco, che vedi all'interno. Tutto organizzato molto bene. ben imbottito, sì. La scatola con gli attrezzi. Cosa abbiamo qua? Ah, gli adesivi. Adesivi Crazy Bird. Questa è la bici che abbiamo preso. Quindi adesso cosa facciamo? Adesso la montiamo, cioè prima la tiriamo fuori e poi la montiamo. Ecco qua, abbiamo portato fuori dalla scatola. I materiali sembrano proprio belli resistenti, anche i raggi. Telaio in alluminio. Adesso
Adesso, tirato fuori dal pacco, non ci resta che montarla. Ovviamente queste bici arrivano in parte smontate, però sono molto veloci da montare, soprattutto con il manuale di istruzioni e gli attrezzi che ti danno in dotazione. Cosa ne pensi di questa bici? Allora, vista così a primo impatto, i materiali utilizzati per la costruzione sono di alta qualità, quindi ottima, veramente per adesso ottima. Ok. Farettino a LED in dotazione, non male. Quindi l'altra manopola serve per questo senza l'acceleratore. Oggi siamo qui con questo nuovo arrivo, questa bellissima Crazy Bird modello Jumper, ruote da 26x4, una bici elettrica fat bike che ti permette di raggiungere luoghi con terreni morbidi grazie alla sua larghezza di ruota. Bella! Pedalata assistita a 5 velocità, con una velocità massima di 25 km/h e un motore da 250 watt. Possibile il modello anche con il motore da 750 watt, quindi un pochettino più potente. Oltre ad avere la pedalata assistita, questo modello dispone di un acceleratore a manopola manuale, quindi come una vera e propria moto. Tra l'altro abbiamo scoperto che ha un'entrata USB, quindi anche quello è un punto a favore, perché molto spesso capita di essere in giro in bicicletta e di avere il telefonino scarico, quindi questo è un valore aggiunto di questa bicicletta. Se siete interessati a questa tipologia di bici, vi lasciamo il link nella descrizione del video. Ci siamo lasciati in Spagna, nel mentre siamo arrivati in Francia, nei Paesi Baschi. Siamo esattamente dove 2 anni fa il poliziotto ha abusato del suo potere, però diciamo che siamo legati a questo posto perché abbiamo vissuto 2 anni e quindi avevamo delle commissioni da fare dal punto di vista burocratico. E quindi siamo qui da 2 giorni e oggi penso che cambieremo zona. Ne abbiamo approfittato anche perché ovviamente ci sono delle onde, quindi abbiamo surfato ieri e anche stamattina. Quindi oggi lasceremo questo campeggio dove siamo stati per 2 giorni. Tra l'altro, per chi dovesse passare da queste parti ve lo straconsigliamo, perché si sta davvero bene, il posto è ben curato, i proprietari sono molto gentili e non è eccessivamente caro. Noi in questo periodo più o meno stiamo pagando 20 euro a notte, poi siamo vicino alle spiagge, quindi è un buon posto per stare. Vi voglio fare un piccolo tour del campeggio prima di andare via, per farvi vedere insomma com'è. Questi sono i bagni comuni. Qua ci sono le docce, qua per lavare i vestiti a mano, c'è anche la lavatrice volendo, e qui c'è per lavare i piatti e lì in fondo per svuotare. Lì c'è per fare il pieno e lo scarico, l'unica pecca che costa 5 euro in più, però vabbè. È l'unica cosa che non riesco a capire, perché se sei in un campeggio e stai pagando, voglio dire, l'acqua e lo scarico dovrebbero essere gratuiti, qua no, qua ti fanno pagare 5 euro per caricare e scaricare.
Buongiorno da una mattinata gelida di quasi maggio perché siamo a fine aprile e ci troviamo in Francia. Ultimamente siamo stati un po' distaccati dalle telecamere, non abbiamo ripreso molto, diciamo proprio poco, ce la siamo goduta abbastanza. Abbiamo surfato, abbiamo cercato tanti spot che a volte abbiamo trovato, altri invece no, e ce la siamo veramente goduta vicino all'oceano. Perché abbiamo fatto questo? Perché comunque avevamo bisogno di staccarci un po' da riprendere e goderci l'oceano prima di iniziare la stagione lavorativa in Svizzera, quindi lontano dall'oceano, che per noi è veramente essenziale. Non faremo chissà quanto in Svizzera, perché comunque ci staremo solamente 3 mesi di lavoro che ci permetteranno poi di continuare a viaggiare. Ora ci troviamo in Francia. Questa mattina ci sono 4 gradi, abbiamo dormito vicino a questo lago molto bellino nel centro della Francia, non troppo lontano da Toulouse, e stiamo viaggiando per andare verso la Svizzera, appunto. Quindi attraverseremo la Francia per arrivare in Svizzera, perché i primi di maggio iniziamo a lavorare.